Rieccoci qui, nuovo anno, nuove motivazioni, nuovi obiettivi e 5 kg in più da smaltire. 5 anni fa ho pubblicato un video intitolato L'evoluzione della specie, il cui link trovate in descrizione, dove ripercorrevo le tappe che mi avevano fatto decidere per l'acquisto della mia prima mountain bike e di come mi fosse esplosa la passione per questa disciplina. Scarpettino Adidas da jogging, tricolore tedesco, bianco, giallo e nero, calzino corto tattico cotone bianco modello prima comunione, pantaloncino XC con fondello minimal, esente da sponsorizzazioni o scritte varie, guanti alle mani non pervenuti, giacchettino runner taglia abbondante con maniche stralunghe, ultima confezione rimasta nelle offerte di aprile, occhialino bronzeo con lenti e specchio e stanghette super aderenti al cranio, tanto da fermare la circolazione sanguigna al cervello, e caschetto Lidl pagato 20 euro nelle offerte di maggio. Da quel video ad oggi tante cose sono cambiate. Nel 2018 ho conosciuto Pier Giuseppe. Lavorava in Specialized e per motivi lavorativi si era trasferito anche lui in Svizzera tedesca. Mi contattò perché cercava qualcuno con cui pedalare in compagnia e tac! Ancora oggi pedaliamo insieme. E per fortuna, perché durante le escursioni in mountain bike avere un compagno di viaggio è estremamente vantaggioso sia per il supporto motivazionale che per la sicurezza. Nel 2018 possedevo una All Mountain Rocky Mountain Altitude ed ero completamente focalizzato sull'All Mountain, disciplina che adoro e che ancora oggi qualche volta pratico. Uno dei tour memorabili di quell'anno è stato l'attacco al Suriname Pass, missione clamorosamente fallita per via dell'elevato coefficiente di difficoltà e per l'imprevista neve trovata in quota. Piano piano, pensa prima di agire, Sempre in quell'anno siamo andati a percorrere i fantastici trail di Finale Ligure con 2 Specialized turbolevo elettriche che Pier si era fatto prestare dall'ufficio. E per finire siamo andati a raidare sul bordo del ghiacciaio più grande delle Alpi, il bellissimo e indimenticabile Alecce Arena, ricordo che rimarrà indelebile per tutta la mia vita, per via della bellezza, i pericoli e le varie difficoltà tecniche. 23 km di ghiacciaio. L'impatto con il panorama del ghiacciaio per me è stato devastante, quasi doloroso per la troppa bellezza. Una cosa mai vista, immensa, enorme, talmente impressionante da portarmi a pensare di essere completamente in un'altra dimensione. Mamma mia, ma ti rendi conto di dove siamo, Pier? Arriva il 2019 e come sempre nei mesi invernali mi sollazzo godendomi i giri con l'iBike. Fino ad ora in famiglia ne abbiamo avute 3. 2015 l'iBike, 2019 la Focus ed ora possediamo una Turbolevo Specialized modello 2020. Nel 2019 abbiamo anche cercato di migliorare la nostra tecnica, sempre supportati dall'ottima scuola di Valentino Lamperti ad Ispra, al quale avevamo assegnato l'ardua missione di renderci meno rigidi e più dinamici, con lo scopo di farci scordare la tanto odiata guida passiva che tanto ci caratterizza, prediligendo a questa una guida spettacolarmente attiva che avrebbe dovuto includere cornering da favola e bunny hop da fare impallidire McCaskill. Praticamente una missione impossibile. Il canale cresce, veniamo invitati ad Eurobike Media Days e subito dopo a Lenze Rider, dove ci fanno accedere come media team per documentare le gare di Coppa del Mondo. Ed è lì che mi scatta la scintilla per il cross country. Ora mi rivolgo ai giovinotti che guardano il mio canale e rivolgo un appello solenne. Se siete singoli, siete in cerca di un'amorosa, cercatela tra quelle che praticano mountain bike. Mi sembravano tutte belle, mi sembrava di essere una sfilata di moda. Sarà stato per la bella giornata, per l'emozione di vivere quell'evento in mezzo a loro, ma può far bacco quanta gnagna. Ora io so di essere un vecchio tempato e le guardavo con un certo distacco. Questo quindi è solo un appello rivolto ai giovinotti. Giovinotti! Queste sono ragazze con degli attributi che sono enormi, sanno soffrire, sanno cos'è la fatica, ma quella vera. Sanno cosa significa il sacrificio e soprattutto sono ragazze devote ad una causa, alla ricerca costante di un obiettivo che lo si trova solamente con la dedizione e la sofferenza.
Se passerete la vita insieme ad una mountain biker, sappiate che è come se aveste vinto al Super Enalotto. Vedo Matthew Van Der Poel vincere in casa di Nino Schurter. All'epoca Matthew non lo conosceva quasi nessuno, ma ne capii subito il valore. E 2 mesi dopo, a novembre 2019, acquisto la mia prima cross country mountain bike, la Stola M1 World Cup, marchio svizzero di assoluto pregio. L'obiettivo è quello di iniziare a partecipare a delle gare ed insieme a Pierre decidiamo di prendere parte ad una delle gare delle Epic Series, la famigerata Swiss Epic. Gara tappe di 5 giorni per 320 km e 12.250 metri di dislivello positivo. 2020. Iniziamo l'allenamento nell'anno della pandemia. E prima della gara andiamo a rifinire la preparazione a Livigno, dove aggiungiamo al curriculum Passo dell'Eira, del Foscagno, Val Viola, Passo Bernina, Val Minor, Passo Forcola, Passo di Valle Alpisella, Laghi di Carcano e l'Alpe Trela. Pensavo di sudare, non ho messo la giacca, invece sta arrivando l'impossibile. Al 2002 la pioggia e vento, fa un po' freddino. Arriviamo alla gara al meglio, pieni di curiosità, rispetto per la competizione, adrenalina e speranza di riuscire a chiudere la gara. E ce la facciamo, solo 8 mesi dopo aver iniziato a praticare cross country. Ultimi metri! Stefano Chissini per Giuseppe Becca. Concludere competizioni di questo genere aiuta non solo ad innalzare il livello della propria autostima, ma anche a riconoscere i propri punti di forza e debolezza e sviluppare nuove competenze ed abilità. Il 2021 vede un ritorno all'All Mountain, vendo la Altitude ed acquisto una Rocky Mountain Instinct, su cui monto componentistica di primo ordine Shimano. E da luglio finalmente riesco a realizzare uno degli obiettivi da me più ambiti, vale a dire il Giro delle Tre Nazioni, passando per la spettacolare Val d'Uili. Ci siamo! Sono emozionatissimo! Fa paura solo a vedersi! Fa paura solo a vedersi! Mamma mia, che bella che è! Ragazzi, cosa non è sto posto! Curva, che bella! Signori, eccola! E qua c'è uno strappione un po' pazzesco! Ma non finisce qui, perché alcune settimane dopo ci ritroviamo a Samoe, inanellando una serie di altri giri epici. Il giro dell'Ei da Vedret, Val Flex e Passo Maloja, il ghiacciaio morente Mortrach e per finire a Davos sul magnifico Trela Pass. Ma che bello questo, mamma mia, mamma mia, spettacolo. Nel 2022 torniamo sulla cross country. E mettiamo a segno un'altra bellissima gara a tappe delle Epic Series, la Four Islands in Croazia. L'atmosfera di queste competizioni è sempre meravigliosa, i trail sono fantastici e regalano un'infinita serie di emozioni diverse. A gara finita decidiamo di puntare alla madre di tutte le competizioni delle Epic Series, la famosa e famigerata Cape Epic in Sudafrica.
La gara tiene fede alla sua fama perché ci riserva tutte le variabili e problematiche che ogni mountain biker vorrebbe evitare. In 8 giorni di gara riusciamo a soffrire il caldo, il freddo, a lottare contro il vento e contro la pioggia, ad avere problemi fisici e anche meccanici. Ma incredibilmente riusciamo a finirla e a diventare Epic Legend, un riconoscimento che viene dato solo a chi partecipa alla Cape Epic più ad altre 2 gare del circuito Epic Series. Siamo Legend ma non ancora pagati perché Piera ha la malsana idea di proporre la partecipazione all'Appenninica solo 6 mesi dopo la Cape Epic, altra gara a tappe di 5 giorni sull'Appennino emiliano. La gara si rivela essere bellissima ma molto faticosa. La soffro più della Cape Epic perché questa volta non è una gara a coppie, quindi posso tenere il ritmo che voglio e come al solito esagero. La prima giornata la finisco con i crampi. Entrambi però teniamo duro e riusciamo a conquistare la medaglia di finisher anche di quest'ultima bellissima gara. E così arriviamo ai giorni nostri. Il percorso fatto dal 2017 ad oggi è stato ricco di eventi ed emozioni indimenticabili e probabilmente irripetibili. Dato che sono una persona che ha sempre bisogno di nuove sfide ed obiettivi, dopo una lunga e attenta riflessione ho deciso di acquistare la mia prima bici da corsa. I motivi sono molteplici e diversi. Primo fra tutti quello di andare al lavoro in bici, cosa che faccio già con la mountain bike, ma andando con la bici da corsa sarei più veloce. L'altro motivo è quello di andare a percorrere i giri epici che hanno fatto la storia del ciclismo, sempre e con il solito compagno di avventure, Pierre. Non sarà una transizione dalla mountain bike alla bici da corsa, saranno solo dei contenuti in più che porterò sul canale. Per me la bici da corsa è tutto un nuovo mondo da scoprire. Non so ancora la bici che prenderò, quindi mi piacerebbe sapere da voi, se osate praticare anche questa disciplina, queste 3 cose. Quale secondo voi sarebbe il brand a cui puntare? Ci sono un'infinità di marchi là fuori, a partire da quelli italiani come Bianchi, Colnago, Pinarello, Villiers e tanti altri, fino ad arrivare a quelli stranieri come i soliti Trek, Scott, Cannondale, eccetera. 2. Quale componentistica montereste come trasmissione, freni, ruote e altro? E per ultimo, quali sarebbero i giri che secondo voi un ciclista dovrebbe affrontare almeno una volta nella vita? Come sempre farò tesoro di tutti i vostri consigli e così come ho fatto con la mountain bike, tutto ciò che imparerò lo condividerò sul canale a modo mio. E con questo non mi resta che augurarvi un grandioso 2024 e che la bicicletta vi porti tanta adrenalina, serenità e gioia. Ci vediamo sui trail e sulle strade. Ciao a tutti e alla prossima!